Ciao ciurma, benvenuti. Oggi facciamo uno dei primi Cyber Dip, ovvero un video di approfondimento di uno degli short più visti di sempre su questo canale. Quindi oggi parleremo di antivirus. È un argomento che divide la community da anni perché gli antivirus servono davvero e soprattutto c'è differenza tra proteggere il tuo smartphone mobile e il tuo computer, desktop computer o anche server. Allora, in questo video faremo chiarezza distinguendo tra antivirus mobile e desktop e vi spiegherò il perché su Windows specialmente sono un po' scettico delle soluzioni di terze parti, perché secondo me la configurazione corretta del sistema Windows è più importante dell'antivirus stesso. Avere un buon firewall configurato e un buon antivirus come quello di sistema va bene. Poi vedremo cosa voglio dire. Parleremo anche di Linux e di hardening e vi mostrerò quella che secondo me è la migliore soluzione per proteggere i vostri dispositivi mobili. Configurazioni pratiche che potete applicare fin da subito. Ora abbiamo una nuova sigla, quindi adesso partirà la sigla di questo Cyber Deep. Ci rivediamo dopo la sigla qua per parlare di questo argomento. Benvenuti su Oscar Code. Questa è Cyber Deep, la serie dove approfondiamo i temi più interessanti, dai nostri shorts alle storie di interesse pubblico più amate. Iscriviti al canale per supportarmi, mettetevi comodi, il video sta per iniziare. Partiamo dalle basi. Cos'è realmente un antivirus? Un antivirus è un software che monitora il tuo sistema alla ricerca di pattern noti o di malware, di comportamenti sospetti e tenta di bloccarli prima che facciano danni o tenta di disinfettarli dopo che hanno fatto magari già qualche danno. Ma ecco il primo punto controverso: l'antivirus non è una bacchetta magica. Attenzione, perché molti utenti pensano che installare un antivirus significa essere invulnerabili, quindi io ho l'antivirus e posso fare tutto quello che voglio, ma questa è una delle mentalità più pericolose in assoluto, perché anche con un antivirus puoi il sistema. Quindi la sicurezza informatica si basa su diversi livelli, quello che chiamiamo defense in depth, cioè l'antivirus è solo uno di questi livelli e probabilmente nemmeno il più importante, perché prima vengono le configurazioni corrette del sistema operativo, l'uso di firewall ben configurate, che può essere perimetrale se comunque hai un'azienda che deve proteggere dati sensibili, o comunque anche un firewall software, l'aggiornamento costante del software e soprattutto la consapevolezza dell'utente. Un utente consapevole con Windows Defender configurato correttamente è infinitamente più sicuro di un utente ingenuo con il migliore antivirus a pagamento sul mercato. Questo è un concetto molto importante. Parliamo di adesso antivirus su Windows. Nel 2026 Windows Defender è diventato il prodotto maturo e affidabile per Windows, quindi non ti serviranno altri antivirus se sei abbastanza consapevole di quello che stai facendo. I test indipendenti di AV-Test mostrano tassi di rilevamento di Windows Defender superiori al 99%, quindi per minacce zero day va benissimo e malware diffuso va benissimo. Qui ecco perché sono scettico sugli antivirus di terze parti per Windows. Primo, Windows Defender è integrato nativamente nel sistema operativo, è sviluppato da Microsoft, riceve aggiornamenti tramite il Windows Update senza bisogno di software aggiuntivi, e questo significa meno superficie di attacco e meno complessità. Secondo, molti antivirus di terze parti diventano
essi stessi il problema, rallentano il sistema, creano conflitti e spesso implementano tecniche invasive come l'iniezione di DLL o l'intercettazione del traffico HTTPS, che possono introdurre nuove vulnerabilità, oltre che rallentano il sistema come ho detto prima, mostrandoti maschere magari di versioni premium a pagamento, eccetera. Terza cosa, e questa è una cosa abbastanza fondamentale, la configurazione più importante del prodotto. Avere il super antivirus non serve a nulla. Poi il faro di Windows è disattivato, non fate ragionamenti di sistema, disattivate l'URC perché è fastidioso, eseguite i file o scaricate da fonti dubbie. Quindi la mia raccomandazione per Windows è e rimane: attivate e configurate Windows Defender con tutte le sue funzionalità, protezione in tempo reale, Cloud Delivery Protection, protezione del ransomware e con controllo folder access. Configurate correttamente il firewall, bloccate in entrata le connessioni se non sono necessarie, bloccatele tutte, create le regole specifiche per le applicazioni che utilizzate. Mantenete il sistema aggiornato sempre, questo sempre, perché gli aggiornamenti di sicurezza sono critici. Usate un account standard per le attività quotidiane, mai l'amministratore di sistema. Utilizzate un account che non è amministratore. E abilitate BitLocker per la crittografia del disco. Questo non è obbligatorio, ma è consigliato. Con questa configurazione Windows Defender è più che sufficiente per la stragrande maggioranza degli account. Quindi attenzione su Windows Defender e Windows Firewall. Windows Defender e Windows Firewall, configurateli bene in modo che chiudete le porte, tutte le porte che non sono necessarie su Windows Firewall, e configurate bene il vostro Windows Defender. Allora, una cosa importante, importantissima, che pochi vi fanno vedere, perché far vedere l'impostazione del proprio firewall equivale un po' come a s***arsi, e quindi io però voglio farvi vedere alcune configurazioni di base che sono riuscito a configurare grazie anche ad alcuni software di scansione della rete interna domestica. Io ve li consiglio, uno di questi si chiama RoboShadow, ed eccolo qua, RoboShadow. Questo software è un network scanner, vi può scansionare la vostra rete in cerca di porte aperte. È un software di cyber security, si fa pen testing della rete. Detto in parole povere, diciamo, vi permette di trovare porte aperte, vulnerabilità o eventuali, insomma, mattoncini che dovete chiudere, buchi nei mattoni che dovete chiudere. Insomma, allora, guardiamo un attimo il mio firewall. 3, 2, 1. Allora, guardiamo un attimo il mio firewall. Questo è come si presenta Windows Firewall quando lo si apre. Vedete, voi avete le vostre connessioni in entrata e le regole delle connessioni in entrata e le regole delle connessioni in uscita. Dunque, diciamo che le connessioni in uscita non sono poi così tanto da monitorare, anche se bisogna fare attenzione comunque. Più che altro sono le connessioni in entrata, e qua già io vedo, ok, qui AnyDesk lo blocco perché per motivi di sicurezza, diciamo, siccome ce l'avevo installato, facevamo delle conferenze con questi software con il desktop dedicato, no? E allora lo blocco, quando ne avrò bisogno lo sblocco. Porta molto importante, allora ci sono queste 4 porte che di solito Windows ha sempre aperte, Windows Firewall,
perché per far passare i dati dal computer all'altro, magari nella propria rete locale, ma siccome la maggior parte di noi ha un computer o due col portatile, non è che deve avere una rete locale di 50 computer, no? Allora queste porte è bene che vadano chiuse. Una è la NetBIOS 139, bloccare, da bloccare. Una è la porta 9009. Non so bene adesso spiegarvi cosa sia, ma l'avevo trovata con la scansione, da bloccare sicuramente. Sicuramente è la porta SMB, ovvero Samba. Samba è uno di quei software che permette la condivisione di file tra più computer, più o meno, o la condivisione di cartelle di rete tra più computer. Però, come ho detto prima, in casa ognuno di noi ha un computer, massimo due, e comunque quando vuole far comunicare magari con un disco fisso esterno va meglio che tramite la rete locale, anche perché questo software SMB è famoso per aver avuto dei piccoli problemi di patching e delle vulnerabilità esposte che forse, io non vorrei dire adesso, dovremmo informarci, ma sono ancora esposte. E quindi è molto pericoloso avere questo Samba, soprattutto se poi si ha altre porte tipo la 80, la 443 aperte, ma nel caso di tutti probabilmente. Però è bene chiudere la porta Samba 445 nel proprio Windows Firewall. Anche la VSDAPI, la porta 5357, in realtà non serve per la comunicazione ad altri computer di rete, ok? Queste sono una di quelle 4 porte da chiudere che sono aperte di default, perché Windows Phone le tiene aperte perché tipo Samba per comunicare con un disco fisso di rete la deve avere aperta. Casomai, se avreste bisogno di montare un disco di rete sulla vostra rete locale LAN per farlo comunicare con un computer sulla stessa rete, voi semplicemente l'abilitate e sei a posto. Però finché non utilizzate queste porte è meglio tenerle chiuse. Poi per il resto è molto meglio avere un profilo pubblico che non un profilo privato, che è comunque più restrittivo. E per il resto questo è il firewall di Windows, insomma Windows Defender Firewall con sicurezza avanzata. Passiamo ora a Linux e l'hardening, perché con Linux il discorso cambia radicalmente. Linux non ha bisogno di antivirus, però dipende. La maggior parte del malware è progettato per Windows perché è il sistema operativo più diffuso, però su Linux il malware è molto più mirato. Ci sono casi di credential stealing, crypto mining o backdoor, e spesso richiedono privilegi elevati per funzionare, ma questo non significa che Linux sia immune. Qui entra in gioco il concetto di hardening del sistema, ne avrete già sentito parlare. Significa mettere mano al sistema, smanettare, in italiano tecnico, e configurare sia il firewall che magari un antivirus open source che possa aiutarvi. Quindi parliamo di Ubuntu in questo caso e andiamo a vedere la nostra macchina virtuale che abbiamo creato nel video precedente, questo qua. Bene, andiamo sulla nostra macchina virtuale per qualche secondo per vedere come configurare firewall e antivirus. Eccola qua. Dunque, la prima cosa che dobbiamo capire è che siamo connessi tramite XRDP, come abbiamo fatto vedere nel video precedente.
Questo è il Linux Ubuntu 24.04, quindi ha un firewall integrato anche lui, però bisogna abilitarlo per renderlo disponibile. Prima di tutto dobbiamo dire che con la nostra configurazione VSL 2 e Ubuntu, il firewall di Ubuntu non è già installato nel sistema perché Windows lo ha installato così, però in un Ubuntu normale il UFV, il firewall di Ubuntu, è già dentro il sistema senza bisogno di andarlo a installare. Ora noi facciamo così e lo andiamo a installare. Ok, eccoci qua, ci chiederà conferma, facciamo yes e stiamo installando il firewall. Quindi ora, dopo aver installato il firewall, per la configurazione, ovvero l'hardening del firewall, ci andiamo a vedere questo. Allora, questa è la configurazione che dovreste fare al firewall, ovvero sudo ufv default then incoming, per dirgli di bloccare tutte le connessioni in entrata, sudo ufv default allow outgoing, per dirgli di gestire tutte le connessioni in uscita e accettarle. Dovete poi ricordarvi, siccome noi siamo connessi sia tramite SSH che tramite XRDP, di accettare tutte le connessioni sia SSH e sia XRDP. Quindi queste regole sono molto importanti prima di abilitare il firewall, perché sennò verrete cliccati fuori. E poi potete abilitare il firewall con sudo uvf enable. Ok, nient'altro da fare se non andare poi a installare l'antivirus open source. Anche il firewall blocca e gestisce le connessioni in entrata e in uscita, mentre l'antivirus scansiona i file per trovare se c'è qualche incongruenza, e qui possiamo trovare come installare ClamaV. ClamaV è un antivirus open source di gratuito, ovviamente. Vediamo un po', vi faccio vedere in diretta come poter installarlo. Ok, sudo apt install ClamaV e ClamaV daemon. Lo sta installando, diamo yes, ok, la conferma e lo ha installato. Bene, questo è ClamaV. Poi dovremmo fare, una volta installato, come è scritto nel blocco note che vi ho fatto vedere prima, dovrete andare ad aggiornarlo con il comando sudo freshclam. Ok, una volta installato dovrete andare ad abilitarlo con il comando, questo comando qua, sudo systemctl start clamav daemon -daemon, ok? E qui lo avete installato e abilitato. Poi se volete darci una scansione, questo è un altro comando per lanciare la scansione da Linux, quindi clamscan-r ricorsivo /home/oscarcode, che poi sarà il vostro nome utente, il mio è questo, --infected --remove, e lui parte a fare la scansione. Ci metterà un po', noi non stiamo qua ad aspettare, però questo è l'antivirus di Linux. Ok, ClamaV, parliamo un attimo adesso tra noi. ClamaV è perfetto per
Ecco che ci ha fatto, scusa, torniamo un attimo di là ancora, perché ci ha fatto la scansione, è già finita perché non abbiamo tanti file, e qui ti dà un riepilogo della scansione. Ok, torniamo di qua. Come vi stavo dicendo, è perfetto per le scansioni periodiche dei file, per la scansione dei file scaricati, per la scansione dei server di posta elettronica e per la scansione di file server tipo con Windows Samba. Anche se Samba ha qualche problema, io non vi consiglio di abilitarlo, sempre se non ardenizzate il firewall. Quindi ricordate, su Linux l'hardening del sistema e la configurazione del firewall sono molto più importanti dell'antivirus. Allora, con Linux abbiamo finito, possiamo dimenticarci queste schermate un po' tecniche, un po' da Oscar Code Lab. Poi magari in un prossimo video li approfondiamo un attimino sul Oscar Code Lab, queste configurazioni di Linux. Parliamo ora del mondo mobile. Quindi arriviamo agli antivirus mobile. Il discorso cambia completamente rispetto al desktop, sia Linux che Windows, perché il mobile è diverso. Il modello di sicurezza sia Android che iOS usano delle sandbox app. Ogni app gira in un ambiente isolato con permessi limitati, quindi la superficie di attacco è diversa da quella di un desktop o di un server. Ci sono delle app malevole scaricate dagli store? Sì, ci possono essere delle reti wifi compromesse, ci possono essere tentativi di phishing tramite sms, QR code o messaggistica, e ci possono essere spyware o stalkware o il furto di credenziali. Usiamo poi la smartphone per tutto noi ultimamente, per banking, per pagamenti, email e tutto, foto personali, e quindi è diventato un dispositivo abbastanza critico da proteggere. Gli app store sono vulnerabili, anche Google Play con tutti i suoi controlli lascia passare delle app malevole a volte, e quindi queste app sono un problema reale, ma anche su iOS. Per questi motivi su mobile un antivirus ha molto più senso che su un desktop, ma deve essere un antivirus specificatamente progettato per le minacce mobile. E qui arriviamo a parlare di un antivirus che ho scoperto anch'io, e si chiama Sophos Intercept X, che è una delle soluzioni ideali perché è la migliore per proteggere i vostri dispositivi mobili. Attenzione, Sophos Intercept X for Mobile, che tra le altre cose ha anche al suo interno una serie di funzionalità che di solito sono pensate per gli antivirus a pagamento mobile, solo che sono totalmente gratuite. Cosa rende Intercept X superiore? Utilizza un deep learning engine, che è lo stesso motore di intelligenza artificiale di Intercept X per endpoint desktop, che è considerato uno dei migliori del settore. Non si basa solo su signature, ma analizza il comportamento delle app con machine learning. Dobbiamo dire anche che Sophos Intercept X è utilizzato anche dalle aziende, soprattutto dalle aziende, perché è una delle soluzioni più richieste a livello enterprise per server, protegge gli endpoint, API, eccetera. Ha una protezione multilivello, adesso torniamo a parlare di quella di mobile. Monitora lo stato di sicurezza del dispositivo e scansiona le app quando le installate, anche quelle già presenti, e può fare scansione on demand o programmate. Rileva malware, ransomware e altri malware, insomma altri virus. Ha un network security, quindi rileva anche gli attacchi man in the middle sulle reti wifi.
analizza i permessi delle app e vi avvisa quando un'app accede a dati sensibili, o potrebbe generare costi inaspettati. In più ha anche diverse funzionalità all'interno, come vi dicevo prima, tipo il QR code scanner sicuro, scansione di codici QR e verifica che gli URL incorporati siano sicuri prima di aprirli, utilizzando l'intelligence in tempo reale di Sophos Lab. Poi ha un password safe, che è un password manager. Questa è una delle funzioni bellissime di questo antivirus. E ha un database compatibile con KeePass per gestire tutte le vostre password in modo sicuro. Quindi è una funzionalità molto bella questa, di un password manager integrato, così avete tutte le password lì dentro criptate. E ha anche, addirittura ha anche un authenticator che fa tipo da Google Authenticator, da autenticazione a 2 fattori, genera le one time password, questi OTP, per l'autenticazione a 2 fattori, e quindi supporta qualsiasi servizio compatibile come quello di Google Authenticator, insomma, solamente che li avete tutti lì. Potete anche proteggere app specifiche con una password, quindi potete impostare una password per aprire un'app che magari voi ritenete sensibile. Quando aprite l'app dovete digitare quella password per aprirla, e non compromette, diciamo, notevolmente le prestazioni o la durata delle batterie. La sincronizzazione in tempo reale con Sophos Lab assicura che il vostro dispositivo sia sempre protetto dalle ultime minacce. Funziona su Android, iOS e Chrome OS. Tutto è gestibile da una console centrale se usate Sophos Central in azienda, perché questo antivirus può essere implementato anche nelle aziende. E poi, diciamo, chi gestisce la sicurezza aziendale può decidere cosa puoi aprire o cosa non puoi aprire, insomma, per la sicurezza. Scaricatelo dal Play Store o dall'App Store a seconda del vostro dispositivo. Qua abbiamo Google Play. Configuratelo e avrete una protezione reale contro le minacce mobile moderne. Questa è la pagina di Google Play, non sbagliatela. Il login, attenzione, e tutto quanto. Lo scaricate da lì, che è sicuro al 100% per il vostro dispositivo, e siete a cavallo. Allora, perché lo consiglio? Io non prendo soldi da questa azienda per consigliarvelo, anzi, Sophos Intercept X for Mobile, che è questo qua che vedete qua, è disponibile gratuitamente per uso personale, quindi così cosa volete. Io non prendo soldi per consigliarvelo, semplicemente avrete una protezione enterprise grade senza spendere un centesimo, ed è la stessa tecnologia che usano le aziende in tutto il mondo per proteggere le loro flotte mobile. Quindi anche, come ho detto prima, è possibile anche implementarlo in una rete aziendale già protetta da questi sistemi Sophos, e poi il vostro dispositivo verrà controllato tramite la vostra azienda, quindi senza doverlo spegnere o eccetera, e rimane sicuro. I test indipendenti di AV-Test poi confermano l'efficacia della protezione. Non stiamo parlando di un antivirus mobile qualsiasi che fa solo scansioni superficiali, ma di una suite completa di mobile threat defense. Ora, conclusione. Allora, ricapitoliamo i punti chiave di questo video. Su Windows siate scettici sugli antivirus di terze parti. Windows Defender, con una corretta configurazione delle firewall del sistema, è più che sufficiente. Concentrate la vostra energia sulla configurazione e non sul prodotto. Su Linux invece l'hardening del sistema e il firewall vengono prima di tutto. Se volete un antivirus usate ClamAV per scansioni periodiche, ma non è essenziale per la maggior parte degli utenti desktop. Per il server, dove ci sono dei file che riceverete da internet o che manderete fuori, è un antivirus che fa scansione a questi file. Mi raccomando, è consigliato.
Su mobile invece qui l'antivirus ha un po' più senso, le minacce sono diverse e più subdole e il dispositivo è troppo critico per ignorarle. Sophos Intercept X for Mobile è la mia raccomandazione numero 1. Protezione enterprise gratuita con deep learning e funzionalità complete, come abbiamo visto. La sicurezza è un processo, non un prodotto. L'antivirus è uno strumento, ma la vostra consapevolezza e la corretta configurazione del sistema valgono di più di qualsiasi software. Io, come sempre, vi dico che non è vero che siete la catena, l'anello più debole della catena informatica. Non è vero. Voi siete l'anello più potente della catena, l'ultimo anello decisionale. Siete quell'anello che deve dire sì o no in base alla vostra formazione e alle vostre conoscenze. Formatevi sulla sicurezza e non sarete mai più l'anello debole della catena, ma sarete l'anello più potente perché avrete un cervello. E quindi, se questo video vi è stato utile e vi è piaciuto, ciurma, lasciate un like e iscrivetevi al canale, che è molto importante per me perché ci fate crescere, siamo ancora piccolini, e nei commenti ditemi se vi va. Usate un antivirus, per quale sistema operativo, quale sistema di antivirus, e sono curioso di sapere tutte le vostre esperienze su questo antivirus. E se vi va, provate questo Sophos per mobile, vedrete che ne rimarrete veramente estasiati. Quindi, ciao ciurma, ci vediamo nel prossimo video. Restate sicuri e come sempre, happy hacking! Ciao ciurma!